se metto il piede a terra è fatta. La difficoltà aumenta. Ma mannaggia la morte. Non potevano fare 50 km tutti così. Oggi proviamo a fare una bella recensione della Megamo West. Ormai è un paio di mesi che la utilizzo, quindi qualcosina ho iniziato a capirci. Per la prova, approfittiamo di questo evento gravel che si fa in provincia di Astia, Valle Andona, organizzato da una squadra locale. Il percorso di oggi prevede circa 60 km e più di 1000 metri di dislivello. Non penso sia tutto strada bianca, probabilmente ci sarà anche qualche parte tecnica, secondo me anche un po' al limite della mountain bike, però vediamo. Allora intanto iniziamo a capire, inizio a spiegarvi i motivi per cui ho scelto questa anziché un'altra. C'erano dei punti fondamentali, telaio in carbonio e cavi integrati, poi soprattutto vano portaoggetti che ormai è comodissimo, addirittura è comodo persino in strada, ce l'ho sulla Scott Adit, monocorona, almeno per il gravel secondo me è essenziale, ma anche perché il non dover pensare alla deragliata davanti a cadute di catena è un bel vantaggio. Per l'allestimento, io come al solito sono andato a scegliere l'allestimento secondo me dal buon rapporto qualità-prezzo. In questo caso qui la West 10 con cambio SRAM Apex 12 velocità meccanico, le ruote sono in alluminio, le Fulcrum Light, comunque il canale è abbastanza largo per il gravel. Ok, si inizia già subito con una bella rampa, così pronti via, scaldiamo le gambe a freddo. Primo tratto ristarato e poi la salita che ci ha ammazzato. Allora, il cambio, secondo me l'Apex non è forse fa i più veloci nei cambi rapporti. E sa che ormai siamo tutti abituati all'elettronico, quindi ritornare al meccanico magari la differenza un po' si sente. Comunque è vero che per fare una recensione bisogna provarla per un po'. Effettivamente va ovunque. La bici divertente, comoda. Ecco qua, la difficoltà aumenta. Madonna, si slitta tantissimo qua però. Niente. Alto tratto disterato. Ah, qui è bello veloce come piace a me. Non potevano fare 50 km tutti così. Non dico così, no? Un mini, più o meno. Ed eri contento. Allora, le ruote sono il Fulcrum Light in alluminio. Questo modello qua, questa configurazione non ha le ruote in carbonio. Gommata Vittoria T50 da 50 mm. Allora, secondo me, scelta di questi 50 mm. Allora, T50 secondo me è un copertone abbastanza scorrevole. Su un copertone del genere, sinceramente, con questa scorrevolezza qua, lei più di 40-45. E mi terrei su un copertone da 50 una tessellatura maggiore. Anche che fare un copertone scorrevole su una misura che già di per sé è pesante e offre tanta resistenza al rotolamento, secondo me ha poco senso. Quindi il piccolo upgrade che farei è sicuramente il cambio pneumatico, ma non perché il T50 non vada bene, però lo vedo più indicato in misure più piccole. Ecco, su questo tipo di fondo, è il suo, quindi ghiaia battuta, se vogliamo anche un po' argillosa, e comunque qui abbiamo una bella trazione, un po' asfalto, un po' sterato, ma dove lo sterato è soprattutto argine di fiume, quindi ghiaia compatta, quindi se vogliamo gravel veloce, ecco lì secondo me hanno più senso.
Ah, è tanto carina questa strada. Ma in salita invece si arrampica bene, soprattutto dove c'è trazione. Ma mannaggia la morte. No ragazzi, non ci fermiamo, se no se metto il piede a terra è fatta. Allora, dove è tanto argilloso e umido si fa un po' di fatica, quindi troviamo i punti in cui il terreno è un po' più compatto. No, raga, e dai, no, la faccio a piedi. Altro che giro rilassante, va. Non possono fare le cicloturistiche gravel così come quelle stradali. Agine, il baretto a fianco. Oggi si fatica, però è una bella giornata. Gruppetto, un po' di tutto, mountain bike elettriche, qualche gravel. Si fatica. Ragazzi, bel sorriso. A me sembra più la mountain bike, se posso dire. Non voglio essere critico, ma però devo dire che questo sentiero qua è bello scassato. Comunque abbastanza, il telaio assorbe molto bene, almeno per adesso. Se non mi sento affaticato o male alle braccia. Beh, la cosa buona è che stiamo bevendo, più o meno. Dai, terza bottiglia. Oltre 2 ore, abbiamo bevuto solo 500 ml. No, io già 2 ne ho fatte fuori. Comunque era 16%. 16,6. Che culo. Allora, credo che il punto debole effettivamente sia questa gomma qui. In tutte le discese un po' tecniche ho perso aderenza, a volte ho dovuto mettere il piede a terra e farmela a piedi. Secondo me è l'unico conto, almeno in questo allestimento, forse la scelta del copertone, poi il resto è equilibrata. Per un utilizzo più da bikepacking direi ruota da 45, una testolatura medio-bassa, che poi c'è percorso e percorso, si studia prima, però sempre un percorso del genere, un bel ruotone da 50 aiuta assolutamente. Poi col 45 indubbiamente ci si fa tutto, per carità, però è bello sapere di poter contare anche su misure più grandi. Allora, quello che mi è piaciuto, direi il rapporto qualità-prezzo. Comunque ben costruita, un bel telaio. Non è proprio il gravel che immaginavo, sincero. Allora, facciamo un'analisi conclusiva. Tralasciamo tutti gli aspetti racing, quindi il telaio, la geometria rilassata, il cambio elettronico piuttosto che meccanico. Parliamo intanto di questa esperienza singola. Allora, il percorso era bello accidentato, quindi tanta asperità, salite, discese, single track. Non ho male, sto fisicamente bene, quindi il telaio è sicuramente un buon telaio, quindi questo l'abbiamo appurato. Difficoltà che ho avuto le ho avute soprattutto in discesa, nelle discese tecniche. Sentivo proprio che avevo proprio poco grip, ecco. Penso che su una gravel la ruota conti veramente tanto. Su questo allestimento devo dire, l'ho già detto durante il video, secondo me il T50 da 50 mm non è stata una scelta pensata. Sicuramente farò un'altra prova ma con delle coperture differenti, anche che sto progettando un viaggio in bikepacking abbastanza importante nei prossimi mesi con degli amici, quindi sarà occasione per fare un'altra prova.